Ciao amici, ben ritrovati. Mi è stato chiesto di fare una tigre. Ho fatto questo tigrotto che è molto carino, dolcissimo. Potete metterlo sia sdraiato che seduto, come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la tigre con il filato arancione avviamo un anello magico di 6 maglie per fare la testa. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia ornamento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ora dobbiamo andare a sostituire i filati, il colore, e dobbiamo lavorare 6 maglie basse e un aumento per 2 volte con il filato arancione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e facciamo l'aumento. 1 e 2. Ripetiamo di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e facciamo l'aumento. E facciamo una maglia bassa. Ora dobbiamo andare a sostituire il filo con quello nero e facciamo in questo modo. Dobbiamo lavorare 5 maglie basse e un aumento con il filato nero. 1, 2, 3, 4 e 5 e facciamo l'aumento. Ora lavoriamo di nuovo 5 maglie basse, sempre col filo nero. 1, 2, 3, 4 e 5. Riprendiamo ora il filato arancione e lavoriamo una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento. Ora lavoriamo per 2 volte 6 maglie basse e un aumento utilizzando sempre il filato arancione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e facciamo l'aumento. E ripetiamo di nuovo 6 maglie e un aumento. In totale saranno 48 maglie lavorate in questo modo. Per quest'altro giro utilizzeremo solo il filato arancione e andiamo a fare ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie basse. Per questo giro lavoriamo per 2 volte 8 maglie basse e un aumento col filato arancione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e facciamo l'aumento. 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e facciamo l'aumento. E lavoriamo per altre 3 maglie, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, utilizzando sempre questo filato. Poi andiamo a sostituire il filato arancione con quello nero e andiamo a lavorare 5 maglie basse più un aumento con il filato nero. Allora, lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5
e l'aumento. E andiamo a fare per altre 5 maglie con il filato nero. 1, 2, 3, 4 e 5. Sostituiamo di nuovo il filato con quello arancione e andiamo a lavorare 3 maglie. basta con il filato arancione e facciamo un aumento nella prossima maglia. Poi lavoriamo 8 maglie basse per 2 volte, in totale saranno 60 maglie basse. Ora andiamo a fare un giro di 60 maglie lavorate solo con il filato arancione. Ora con il filato arancione lavoriamo 21 maglie, poi andiamo a sostituire il filato arancione con quello bianco e lavoriamo 4 maglie con il filato bianco. Riprendo il filato arancione e lavoro una maglia con il filato arancione. Prendo poi il filato nero e lavoro per 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo di nuovo il filato arancione e lavoro 2 maglie con il filato arancione. 1 e 2. Prendo il filato bianco e lavoro 4 maglie con il filato bianco. Prendo il filato arancione e proseguo il giro lavorando il filato arancione fino alla fine del giro. Le ultime maglie saranno 23 maglie, in totale saranno 60 maglie lavorate. Per questo giro lavoriamo le prime 20 maglie con il filato arancione. Sostituiamo il filato arancione con quello bianco e lavoriamo per 6 maglie con il filato bianco. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo per 6 maglie con il filato arancione. Riprendiamo il filato bianco e lavoriamo per 6 maglie con il filato bianco. Poi riprendiamo quello arancione e lavoriamo le restanti maglie con il filato arancione. Lavoriamo le restanti 22 maglie con il filato arancione, in totale saranno sempre 60 maglie lavorate. Per questo giro lavoriamo le prime 19 maglie con il filato arancione. Sostituiamo il filato arancione con quello bianco e lavoriamo per altre 7 maglie con il filato bianco. Sostituiamo di nuovo il filato e lavoriamo per altre 6 maglie. maglie con il filato arancione. Riprendiamo il filato bianco e lavoriamo di nuovo 7 maglie con il filato bianco. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo le ultime 21 maglie con il filato arancione. In totale saranno sempre 60 maglie. Per quest'altro giro lavoriamo 18 maglie con il filato arancione. Sostituiamo il filato arancione con quello bianco e lavoriamo per 8 maglie con il filato bianco. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo per 6 maglie con il filato arancione. Riprendiamo il filato bianco e lavoriamo per 8 maglie con il filato bianco. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo le ultime 20 maglie con il filato arancione, in totale saranno sempre 60 maglie basse. Ora andiamo a lavorare per 2 giri 60 maglie utilizzando solo il filato arancione. Per questo giro lavoriamo le prime 15 maglie con il filato arancione.
sostituiamo il filato arancione con il filato nero e lavoriamo 6 maglie con il filato nero. Sostituiamo il filato nero con quello arancione e lavoriamo per 18 maglie con il filato arancione. Riprendiamo il filato nero e lavoriamo per altre 6 maglie con il filato nero. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo le ultime 15 maglie con il filato arancione. In totale saranno sempre 60 maglie basse. Per questo giro lavoriamo 15 maglie basse, poi facciamo 6 aumenti, poi facciamo 18 maglie basse e 6 aumenti, poi di nuovo 15 maglie basse. In totale saranno 72 maglie basse. Ora lavoriamo le prime 15 maglie con il filato arancione. Lavoriamo 12 maglie con il filato nero. Riprendiamo il filato arancione e lavoriamo 18 maglie con il filato arancione. Riprendiamo il filato nero e lavoriamo 12 maglie con il filato nero. Riprendiamo per ultimo il filato arancione e lavoriamo 15 maglie con il filato arancione. Saranno sempre 72 maglie basse. Ora andiamo a fare un giro di 72 maglie lavorando soltanto con il filato arancione. Ora lavoriamo le prime 15 maglie con il filato arancione, poi lavoriamo 12 maglie con il filato nero, poi lavoriamo 18 maglie con il filato bianco, poi lavoriamo 12 maglie con il filato nero e poi le ultime restanti 15 maglie con il filato arancione. In totale saranno sempre 72 maglie lavorate. Ora lavoriamo 15 maglie con il filato arancione, poi lavoriamo 3 maglie basse con il filato bianco e facciamo 3 diminuzioni sempre con il filato bianco, poi lavoriamo 24 maglie basse utilizzando sempre il filato bianco, poi facciamo 3 diminuzioni e poi facciamo 3 maglie basse, poi sostituiamo il filato con quello arancione e lavoriamo 15 maglie con il filato arancione. Dopo aver fatto tutto il giro saranno 66 maglie basse. Per questo giro lavoriamo 9 maglie basse con il filato arancione, poi facciamo una diminuzione e poi lavoriamo 4 maglie basse. Poi andiamo a sostituire il filato con quello bianco e lavoriamo 5 maglie basse con il filato bianco, facciamo una diminuzione e poi lavoriamo 9 maglie basse e una diminuzione per 2 volte. E poi andiamo a lavorare 7 maglie basse, sostituiamo di nuovo il filato con il filato arancione e lavoriamo 2 maglie basse, una diminuzione, poi di nuovo 9 maglie basse e una diminuzione. In totale saranno 60 maglie lavorate. Per quest'altro giro lavoriamo 4 maglie basse con il filato arancione, facciamo una diminuzione e 8 maglie basse, sostituiamo il filato arancione con quello bianco e facciamo una diminuzione e poi lavoriamo 8 maglie basse e una diminuzione per 3 volte. Poi facciamo una maglia bassa, sostituiamo di nuovo il filato con quello arancione e lavoriamo 7 maglie basse, una diminuzione, 4 maglie basse, in totale saranno 54 maglie basse. Ora utilizziamo il filato solo arancione e andiamo a fare ogni 7 maglie una diminuzione, saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie. Riempiamo con l'ovatta sintetica. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica la testa della nostra tigre, diamo bene la forma, facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, saranno 12 maglie, proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo aver riempito bene il tutto. Terminati tutti i giri possiamo staccare il filo e diamo bene la forma alla testa. Per il musetto abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse.
Ora lavoriamo le prime 9 maglie con il filato bianco, poi andiamo a sostituire il filato bianco con il filato arancione e lavoriamo 6 maglie con il filato arancione e poi lavoriamo le restanti 9 maglie con il filato bianco di nuovo. Lavoriamo per altri 3 giri. allo stesso modo le nostre 24 maglie. Possiamo staccare il filo e questo sarà il musetto. Per le orecchie con il filato arancione abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie. Lavoriamo le 24 maglie per altri 4 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo, poi andremo a piegare in questo modo, andremo a cucire la base di sotto e questo sarà l'orecchio. Per realizzare le zampe davanti abbiamo con il filato bianco un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione a prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. E ora stacchiamo con il filato bianco e dobbiamo andare a ripetere per i prossimi 21 giri questa lavorazione. Dobbiamo fare 2 giri utilizzando il filato arancione di 22 maglie e poi andiamo ad alternare il filato nero per un giro, quindi 2 giri quelli arancioni e uno nero. Questa lavorazione qui di questa alternanza dei colori la dobbiamo fare per altri 21 giri complessivi, quindi questo è il primo giro, poi andiamo a fare un altro arancione e poi uno nero, poi ricominciamo con 2 giri arancioni e uno nero, 2 giri arancione e uno nero, così fino ad arrivare a da questo punto dobbiamo lavorare 21 giri in questo modo. E così come ho detto, ho lavorato i primi 2 giri con il filato arancione e vado a fare un terzo giro con il filato nero e vado ad alternare questa lavorazione complessivamente dalla parte bianca fino alla fine per 21 giri complessivi, quindi vado a contare anche questi 3 che ho già lavorato. Da qui ai prossimi andremo a fare questa alternanza di colori per altri 21 giri. Stacchiamo il filo e andiamo a fare l'altra zampa anteriore allo stesso modo, uguale a questa. E dopo aver realizzato anche la seconda zampa la dobbiamo andare ad unire. Facciamo in questo modo: prendiamo di nuovo il filato arancione, visto che abbiamo finito con questo nero, iniziamo col filato arancione e andiamo a fare tutto il giro delle 22 maglie utilizzando questo filato. 1 2 3 4, proseguiamo così fino a 22. Lavorata anche la 22esima maglia, andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo ad unire l'altra zampa dall'altro lato e lavoriamo anche per questa zampa le 22 maglie, facciamo tutto il giro, uniamo in questo modo e andiamo a lavorare tutto il giro di 22 maglie anche per questa zampa. Arrivati qui dobbiamo andare a lavorare tutte le maglie e lavoriamo anche sulle catenelle. Dobbiamo fare tutto il giro, in totale saranno poi 48 maglie lavorate, perché le catenelle le lavoreremo sia da questo lato che dalla parte davanti. In totale, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 48 maglie lavorate. Ora dobbiamo andare ad alternare le lavorazioni come abbiamo fatto per le zampe e andiamo a fare altri 21 giri alternando sempre ogni 3 volte il filato. Quindi se abbiamo utilizzato 2 volte il filato arancione, andiamo a utilizzare una volta il filato nero e andiamo ad alternare così le 48 maglie fino ad arrivare da questo giro qui dall'unione
diciamo così, fino ad arrivare a lavorare complessivamente altri 21 giri di 48 maglie, compresi questi 3 che abbiamo appena lavorato. Ho lavorato gli stessi giri che ho lavorato qui, li ho lavorati qui, sono 1 2 3 4 5 6 e 7 strisce nere, 1 2 3 4 5 6 e 7 strisce nere. E ora andiamo a fare le gambe. Possiamo iniziare a riempire bene tutta questa parte, in modo da poter poi dividere la parte di dietro e realizzare anche le gambe dietro. E dopo aver riempito bene le zampe e il corpo, andiamo a dividere la parte in due. Dobbiamo lavorare 24 maglie per questa gamba e 24 per l'altra gamba. Andiamo a chiudere ad anello le 24 maglie e lavoreremo solo su questa gamba. Ho cominciato sempre con il filo arancione, continuando la sequenza che abbiamo fatto prima. Ho lavorato le maglie fino ad arrivare a metà e vado a continuare dall'altro lato, in modo da ritrovarmi con 24 maglie. Quindi dal centro, così, dobbiamo andare a chiudere e a formare così la nostra gamba per questo lato, e andiamo a chiudere ad anello le 24 maglie. Quindi dividete un po' voi la parte e andate a fare, oppure potete staccare il filo e cominciare dal centro e lavorare 24 maglie, vedete voi come vi trovate più comodi. E ora dobbiamo andare a lavorare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui, anziché però 22 maglie saranno 24 maglie. Poi arriviamo qui alla base e vi farò vedere come proseguire. Andiamo a lavorare come abbiamo fatto per questo lato, soltanto che saranno 24 maglie, e andiamo a proseguire gli stessi giri che abbiamo fatto qui. Dobbiamo lavorare per 21 giri, 24 maglie, alternando sempre i due arancioni, i due giri arancioni e uno nero, come abbiamo fatto esattamente qui. Terminato l'ultimo giro, ho fatto gli stessi giri che ho fatto per le gambe davanti, solo che ho lavorato 24 maglie anziché lavorare 22 maglie, e ora vado a lavorare 24 maglie con il filato bianco. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con la vatta sintetica. Nel riempire però dobbiamo cercare di riempirla piegandola in questo modo. La dobbiamo riempire così, perché poi andremo a metterla sotto. Quindi poi entriamo a riempire la vatta da questo lato e proseguiamo poi con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo chiudere il lavoro, andremo a nascondere poi il filo all'interno e andremo a fare lo stesso lavoro anche per l'altra gamba allo stesso modo. Ho inserito gli occhi in plastica, li ho contornati un po' con il filo nero e poi vado a fare le sopracciglia utilizzando sempre il filo nero. Vado a fare le sopracciglia sulla parte bianca da un lato e dall'altro, e poi con lo stesso filato vado a fare anche le ciglia sugli occhi. Poi con un po' di filo bianco vado anche a contornare l'occhio. Con un po' di filo bianco entro nel laterale dell'occhio e lo contorno in questo modo. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato dell'occhio. E poi vado a bloccare il filo. E con un po' di filo rosa andiamo a creare il nasino sul musetto. Andiamo a fare il classico triangolino e poi lo andiamo a riempire utilizzando sempre il filo rosa.
mettiamo al centro qui e andiamo a riempire il triangolino che abbiamo realizzato. E proseguiamo così fino a riempire tutto. E poi con il filo nero andiamo a fare una riga sotto, ci fermiamo al centro, andiamo verso il laterale e creiamo così il musetto. Fatta la riga centrale andiamo verso il laterale e creiamo il musetto, ripassando di nuovo verso il centro, andiamo dall'altro lato e facciamo la stessa cosa e poi blocchiamo il filo. Poi inseriamo un po' di ovatta sintetica nel musetto, andiamo a fermare al centro con gli spilli e andiamo a cucire maglia per maglia tutto bene intorno. Per realizzare l'interno delle orecchie andiamo a fare un anello magico e lavoriamo 8 maglie alte nell'anello, poi stringiamo e andiamo a cucire all'interno dell'orecchio. Prima di chiudere l'orecchio andiamo a bloccare la parte interna con ago e filo, la andiamo a cucire e poi cuciamo la parte di sotto e successivamente andremo a cucirla al lato della testa. Per prima cosa andiamo a bloccare l'interno dell'orecchio con ago e filo e poi cuciamo la parte di sotto. Fermiamo bene, ripassiamo più volte in modo da rinforzare il tutto. E poi con ago e filo andiamo a chiudere questa parte qui della base dell'orecchio. Ora con ago e filo chiudiamo questa base qui dell'orecchio e poi cuciamo al lato della testa. Fermiamo poco gli spilli l'orecchio e poi andiamo a cucire bene da una parte e anche dall'altra in modo da rinforzare. Per la coda con il filato nero abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse e poi dobbiamo andare ad alternare, così come abbiamo fatto per le gambe e per il corpo. Dobbiamo fare sempre ogni 2 giri di maglie arancioni e una nera. Possiamo fare circa una ventina di giri, poi vedete voi 21 giri più o meno come abbiamo fatto per le gambe. La lunghezza la potete anche decidere voi poi della coda. Quindi per ora andiamo a fare altri 3 giri con questo filato nero e poi cominciamo la sequenza di giri alternando gli arancioni a quelli neri per tutta la lunghezza che volete dare alla coda e proseguiamo così per tutta la lunghezza che vogliamo dare alla coda. Fermiamo il musetto con gli spilli e poi con ago e filo andiamo a cucire bene tutto intorno, ripassiamo per rinforzare. Andiamo a cucire anche il laterale dell'orecchio. Alla fine io ho ripetuto per 7 volte il giro nero, 1 2 3 4 5 6 e 7 e l'ho fatta di questa lunghezza, ma potete farla come più vi piace. Ora il nostro tigrotto lo possiamo mettere sia disteso così, se ci piace in questo modo, andremo a mettere la testa sulla parte davanti qui e la lasciamo distesa così e andiamo a cucire la coda dietro, oppure possiamo piegare le gambe internamente, queste di dietro,
e metterlo seduto. Lo potete mettere come più vi piace. Se lo mettete seduto così dobbiamo andare a cucire un po' e a bloccare le gambe in questo modo. Però prima di fare questo andiamo a realizzare le righe sulle zampe, sia posteriori che su quelle anteriori. Con il filo nero entriamo sulla parte qui davanti della zampa e andiamo a fare una linea prima così che vada da qui a qui e l'altra seconda linea dall'altro lato, in questo modo. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altra zampa e anche le zampe di dietro. Volendo potete anche ripassare il filo in modo che sia più evidente, fate come più vi piace. Fermiamo la coda con gli spilli e poi andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno fino a bloccarla. E ora possiamo fermare la testa, la possiamo mettere un po' girata oppure sul davanti come più vi piace. L'appoggiate sulle zampine davanti e andate a cucire bene tutto intorno. Fermate sempre con gli spilli, poi maglia per maglia dobbiamo cucire lungo tutte le gambine e lungo tutte le zampe davanti e lungo tutta la schiena del nostro tigrotto. Volendo le gambe di dietro le potete lasciare anche libere, potete fare come più vi piace, le potete andare a cucire oppure lasciarle così e metterlo come più vi piace. Potete metterlo seduto, molto carino così, oppure potete metterlo sdraiato, fate come più vi piace. Ho aggiunto anche la coda e la testa e questo è il mio tigrotto terminato. Spero che piaccia alla persona che mi ha fatto questa richiesta e spero che sia utile e gradito anche a voi. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ci vediamo alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.